Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo un melodic black metal personale, ammirevole per il coraggio di cantare in italiano, ma ancora perfettibile. Noi di Heavy Metal Heaven abbiamo sempre apprezzato i gruppi nostrani che scelgono di cantare in italiano. Non è solo perché supportare il metal del nostro paese è sempre stato uno dei nostri obiettivi primari, soprattutto una decisione del genere richiede coraggio. Coraggio di essere meno commerciabili fuori dai nostri confini rispetto a chi canta in inglese, certo. C'è però anche il fatto che l'italiano non è una lingua facile da utilizzare in un genere come il metal. Se non si sta attenti, si rischia che la scelta si riveli controproducente. Succede anche al gruppo di oggi, gli Eruca, ma per fortuna sono in parte. Forse questa band nata in Sicilia, ma oggi di base a Roma, pecca di inesperienza, almeno a livello lirico. Su quello sonoro è chiaro che il gruppo non è alle prime armi. L'esistenza più che ventennale è ben udibile nella sua musica. Parliamo di un maturo black metal mai troppo estremo. Al contrario, spesso gli Eruca mostrano un forte lato melodico. Oscuro e freddo, ma in maniera intensa, non anti-emozionale come in parte del genere, è uno dei loro migliori tratti di personalità, insieme a un buon livello di istrionismo, che porta il gruppo a sfiorare altri generi e a integrarli con naturalezza nella propria musica. Dall'altro lato però si sente bene anche che l'ultimo dei 3 dischi degli Eruca, Memorie, è il primo cantato tutto in italiano, almeno per la band così come è ora. La nostra lingua era stata usata nelle uscite tra il 2001 e il 2005, quando il progetto era una one-man band symphonic black metal del mastermind Adranor. Concept album che riflette sulla morte, pubblicato nel maggio scorso, al suo interno la lingua di Dante si rivela croce e delizia. Se in certi frangenti paga, altrove il cantato stona un po' con la base e sembra un po' artificioso. Non che Necrom sia scarso nel suo lavoro, ma a tratti il suo scream risulta un filo monotono, specie in confronto con la citata varietà del gruppo. Lo si può sentire per esempio nella title track, un pezzo convulso e pieno di sfumature, in cui il frontman non sembra sempre ben integrato, rendendo solo buona una canzone che aveva il potenziale di essere eccelsa. Se da un lato questo difetto non castra del tutto Memorie, dall'altro incide un po' sul risultato finale. Non aiutano poi altre pecche come una registrazione piatta che non valorizza il lato melodico del gruppo, o come, soprattutto, la mancanza di spunti che facciano la differenza. Se gli Eruca ne azzeccano di buoni in quasi tutte le 9 tracce più intro in scaletta, quasi sempre manca loro quel guizzo in più che possa renderli immemorabili. Il risultato è che a spiccare davvero in Memorie è solo il duo conclusivo Criogenesi Passacaglia. La prima è un grande su e giù emotivo, tra momenti rabbiosi, truci, a volte con influssi death metal e altri melodici intensi. Nonostante i meno di 4 minuti, sono molti i panorami che si susseguono, guidati dai riff e dalle dissonanze di Moa e Adrama, sempre in maniera splendida. Ma la seconda fa anche meglio. Dimostra sensibilità non solo nei calmi intro e outro folk, che come in parte il resto della canzone si ispira appunto alla passacaglia, ossessiva forma musicale nata in Spagna nel XVII secolo. Il suo pregio migliore è il grandissimo spessore sentimentale di pura disperazione. Si respira in ogni momento, che sia lento e lacrimevole oppure possente e di fatalismo cosmico. A parte queste due e al massimo la citata title track, il resto del disco scorre piacevole e di buon livello, ma senza esaltare. Non che sia un limite così grave. Memorie rimane un album di spessore, un paio di gradini sopra alla media di un calderone come il black metal che ha al suo interno gruppi incredibili, ma anche tanti senza un perché. È probabile, d'altra parte, che gli Eruca possano fare di più, specie se riusciranno a incastrare meglio l'italiano nella loro musica. Intanto però noi, se ti piace il loro genere, ti consigliamo lo stesso di concedere loro un ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su 100. Per questa settimana abbiamo finito. Se ti è piaciuta questa recensione, puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui nostri nuovi video. Infine, ci puoi venire a trovare anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi link alle rispettive pagine qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!